Nella mattinata del 15 agosto 2007 è stata intercettata dagli investigatori che stavano indagando sulla faida di San Luca una telefonata che riportava quanto segue. La mamma è lì? No, devo andare proprio lì, a casa. E vai a dirglielo. È morto mio fratello, è morto mio nipote, è morto tuo fratello. Sono morti tutti. Anche mio fratello. Sì. Così Giovanni, da Duisburg, ha comunicato ad Achille la notizia della morte di suo fratello Marco e della strage compiuta in Germania, invitandolo a riferire tutto alla mamma, l'appellativo con il quale, secondo gli investigatori, viene indicato Antonio Pelle, uno degli elementi di spicco della cosca Pelle Ottari. Bene, in questo video ripercorriamo la storia di quella notte e di come si è arrivato fino a Duisburg. Ore 2:24 del 15 agosto 2007, ristorante da Bruno. Alla chiusura del locale, nel piazzale, due uomini stanno per scatenare una pioggia di piombo e provocare una strage. In una Golf nera resteranno i cadaveri di Marco, 25 anni, di San Luca, e Francesco, 16 anni, di San Luca. Francesco, 22 anni, di Siderno, e Tommaso, 18 anni, di Corigliano Calabro, 18 anni appena festeggiati in quel locale. Poco più in là, in un furgone bianco, quelli di Sebastiano, di 39 anni, di San Luca, e di Marco, 20 anni, di Siderno. Vengono repertati sul luogo dalle forze dell'ordine 54 bossoli, esplosi da due Beretta 93R automatiche. Tutte le 6 vittime colpite più volte al torace e alla testa. Un delitto di 'ndrangheta in terra tedesca. È l'epilogo di una faida che va avanti da decenni, la faida di San Luca. Quando le forze dell'ordine perquisiscono il locale, il ristorante da Bruno, trovano una statua di San Michele Arcangelo, santini e effigi sacri e una stanza priva di finestre, dove dentro c'era un tavolo di 6 metri e 12 sedie, ma soprattutto un fucile d'assalto americano Colt calibro .223 con 4 caricatori da 90 cartucce ciascuno. Per gli investigatori quel ristorante è la base tedesca del clan di San Luca Pelle Ottari. Una delle vittime, Sebastiano, nonostante il suo cognome, non c'entrava nulla con il clan rivale, conosciuti come gli Anchi, ma era un uomo di Pelle Ottari. Tommaso, il 18enne che aveva appena festeggiato il suo compleanno, viene ritrovato con un santino bruciato nella tasca. Francesco, con i suoi 16 anni, è troppo piccolo per essere un uomo. I fratelli Francesco e Marco di Siderno sono solo 2 ragazzi emigrati in Germania per crearsi un futuro, figli di un ex poliziotto e di una famiglia che non c'entrava nulla con l''ndrangheta. Marco, il 25enne di San Luca, invece, è da anni monitorato dagli investigatori calabresi come presunto armiere e guardiaspalle di Antonio Pelle, detto la mamma, esponente di spicco dell'anonimo gruppo 'ndranghetista. Marco era il principale obiettivo degli esecutori della strage. Ed ecco così che il mondo scopre San Luca. La strage di Ferragosto è una risposta ad una precedente strage, che era una risposta ad un'altra strage, e così via, fino a risalire al 1991, a San Luca, il cuore dell''ndrangheta. E è da lì che parte la faida, tra i gruppi Mirta Strangio e Pelle Ottari, esattamente il 10 febbraio 1991. È carnevale e alcuni ragazzi dei Mirta Strangio lanciano delle uova nel locale dei Ottari. Si scaturisce un litigio e così spuntano le armi. Restano uccisi Domenico, 19 anni, e Francesco, 20 anni. Restano feriti i fratelli Gianluca e Sebastiano. Quella strage viene vendicata il 23 luglio del 92 con l'omicidio di uno dei Ottari, Antonio, che era stato inutilmente allontanato da San Luca per evitare una guerra inevitabile. Antonio è stato sfregiato in volto da 12 colpi. La scia di sangue non si ferma e nel 1993 un'altra strage, quella del 1 maggio,
alle ore 19 vengono uccisi Giuseppe e Vincenzo del gruppo Strangio e dopo mezz'ora scatta immediata la rappresaglia di Strangio e vengono uccisi in luoghi diversi Antonio e Giuseppe. Nelle indagini su questa strage emergerà per la prima volta Francesco Pello, detto Ciccio Pakistan, che nelle rappresaglie future prenderà un posto di primo ordine. Dalla strage di Carnevale a quella di Duisburg, San Luca vede molte morti per quella faida, con in mezzo la strage del 1° maggio, quella di Natale, sempre nel simbolismo 'ndranghetista, in modo che ogni volta che c'è quella ricorrenza si risvegli il lutto che ce lo lega. Ma il punto di non ritorno avviene il 31 luglio 2006. Ciccio Pakistan diventa bersaglio di un agguato nella sua casa ad Africo, dove stava accogliendo il suo figlio primogenito nato da poche ore. Viene raggiunto da 4 colpi di fucile a pallettoni. Ma Ciccio Pakistan sopravvive, ma quei colpi lo lasceranno per sempre su una sedia a rotelle. Sarà lui, insieme a Sebastiano e Franco, a volere e desiderare la vendetta. Stesso anno, giorno di Natale, un comando armato di pistole e Kalashnikov tenta di uccidere i fratelli Gianluca e Francesco, che restano feriti insieme a 2 nipoti, uno di 5 anni e l'altro di 23, ma uccidono per errore Maria, 33 anni, la moglie di Gianluca. Ed è così che si è passati poi l'omicidio di Pizzata a San Luca il 4 gennaio 2007, un pastore di 59 anni legato alla famiglia Vottari, ed era la reazione all'uccisione di Maria. Si arriva alla strage di Ferragosto, portando San Luca fino in Germania, a Duisburg. Gli investigatori hanno una pista tramite un identikit che porta a Giovanni, che insieme ad altri esponenti del clan Nirta aveva messo in piedi un gruppo a Karst, in Germania, poco distante da Duisburg, dove gestiva 2 pizzerie. Il giorno dei funerali di Maria era da poco uscito dal carcere e venne arrestato perché aveva una pistola pronta all'uso. Giovanni è lo zio del bambino di 5 anni ferito nella strage di Natale. È il cognato del fratello di Gianluca, che a sua volta era il marito di Maria, uccisa nella strage di Natale. L'8 agosto 2007 Giovanni parte improvvisamente per la Germania, a Düsseldorf, fino al giorno della strage di Duisburg. Viene arrestato nel 2009, dopo un'inutile fuga in Olanda, estradato e condannato all'ergastolo fino al 3° grado di giudizio. Giovanni però non può aver fatto tutto solo, infatti con lui c'era Sebastiano, cognato di Maria, uccisa nella strage di Natale. Il processo ai 2 farà luce su una faida, quella di San Luca, iniziata da uno scherzo di carnevale finito male, che ha portato ad una guerra di quasi 20 anni. Queste indagini hanno costretto la polizia di mezza Europa ad interessarsi dell''ndrangheta. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto lasciami un bel like e iscriviti al mio canale per restare aggiornato e soprattutto ad aiutarmi a crescere e portare sempre nuove storie vere. Spero di vederti presto nei prossimi video.